Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. E se con il narcisista chiudi definitivamente tu, cosa accade? Ho parlato in molti video di quando un narcisista chiude definitivamente e di quando torna sempre e come conciliare questi due argomenti. E sono tutti argomenti originari, cioè trattati per la prima volta in modo inedito da Tu ed io, narcisismo e amore. Vi rimando quindi ai tanti video su questi temi e la cosa migliore è seguire gli originali e non i tanti rifacimenti dei vari canali replicanti o copiatori e blog replicanti o copiatori. E quindi cosa accade se con il narcisista chiudi definitivamente tu? La cosa che ti invito accuratamente a fare è di focalizzarti sempre su te stessa e su te stesso e non sull'ex, non su chi in definitiva non c'è più nella tua vita o comunque è uscito o per sempre o magari anche non per sempre dalla tua vita, ma che comunque non c'è più. Non possiamo avere il controllo sugli altri, ma possiamo avere il massimo controllo su noi stessi e la nostra vita. E questo è già un bel modo per entrare anche nel raggio d'azione altrui e nella mente altrui, perché non finirò di ripetere la famosa frase di Socrate che è il fondamento della nostra realtà mentale e psicologica, e cioè conosci te stesso. Perché se conosci te stesso puoi accedere alla conoscenza degli altri e del mondo stesso. Quello che ho riscontrato in proprio tutte le vittime di manipolatori affettivi, che come ho già detto, tra l'altro non mi piace assolutamente usare questo termine, che nemmeno tu dovresti usare per te stessa se non vuoi intrappolarti proprio in quel ruolo. Quindi togliti dalla mente l'idea di essere una vittima. Quello che ho osservato praticamente sempre trattando con chi ha avuto una relazione con un manipolatore affettivo è che c'è praticamente sempre l'impellenza di parlare della situazione, dei vissuti a partire da una focale posta sull'ex o sulla ex, e quindi si parte subito e sempre in quarta a parlare di lui o di lei. Calma, parliamo di te. Parliamo prima di tutto di te, mettiamo prima a fuoco te stessa e te stesso e mettiti tu a fuoco prima di tutto nel ruolo che hai giocato in quella o quelle vicende, perché questo è fondamentale e imprescindibile anche quando abbiamo a che fare con il più brutto e atroce dei mostri, narcisista o sociopatico egli sia. Nei rapporti non esiste mai il caso, non capiti all'interno di una relazione di un certo tipo per caso. Si è più o meno sospinti con un certo livello di costrizione all'interno di una relazione tossica, di una relazione sbagliata, ma alla fine sei sempre tu che ci introduci e ci introduci in quel particolare grado e ci resti all'interno di quella situazione. Certo, uscire da una relazione con un manipolatore affettivo non è sempre cosa semplice, e se pensi di avere sviluppato una dipendenza affettiva, questo significa che hai attivato delle chiavi profonde di te stessa. E quando uscirai veramente, completamente da quel vincolo affettivo, vorrà dire proprio per questo che hai fatto un lavoro su te stessa, che avrai attivato alcune chiavi e disattivato delle altre. Chiudere definitivamente con un ex, narcisista o manipolatore di qualsiasi fattispecie egli o ella sia, è possibile ed è anzi ciò che farai e potrai fare quando veramente avrai ottenuto il possesso della vera te stessa, del vero te stesso. E quando questo avviene e avverrà, non c'è chiusura più irriducibile che ci sia, e in confronto la chiusura per così dire definitiva del narcisista sarà una mera e irrisoria parabola che vedrai con compassione in confronto appunto alla tua di chiusura, e finirai veramente per osservare con compassione colui che inizialmente aveva imbrigliato i tuoi sentimenti, perché sarai in grado di vederlo con una lente realistica. Quando arriverai a stabilire un armonico contatto e conoscenza con te stesso, ti accorgerai di stabilire conoscenze ed amicizie solide, di quelle a prova di conflittualità e di chiusura.
La chiusura è il metro di misura che in te c'è qualcosa che non va, o perché incontri persone che ti usano e poi ti gettano via, o perché sei tu ad usare e gettare via persone con cui stabilisci una forma di familiarità o di amicizia che però poi alla fine non si rivela essere veramente tale, o di rapporti sentimentali che poi si rivelano essere insussistenti. Tralasciare la tendenza a stabilire una dipendenza affettiva coincide con un passaggio di qualità della tua dimensione interiore e potrai riscontrare che avrai finalmente chiuso definitivamente con il narcisista o la narcisista nel caso in cui 1. Avrai consolidato una relazione veramente autentica e di vero amore e quindi destinata anche a costruirsi solidamente nel tempo. E 2. Avrai preso comunque, oltre a questo, anche in mancanza di questa prerogativa di amore, avrai comunque preso in mano i tuoi fermi obiettivi di vita, tralasciando le scorie, come quando molto naturalmente getti i rimasugli di caffè e ti gusti l'essenza dell'infuso. Sempre felice di leggerti, di condividere dubbi, perplessità o importanti ottenimenti da parte tua o considerazioni, idee e le domande che naturalmente vorrai pormi. Sempre felicissima della tua presenza. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.